1, 2, 3, 4. Amici e amiche di Play with Prince, oggi vorrei invitarvi a una nuova riflessione videoludica, cercando di andare a trattare, nell'ambito del possibile, un argomento piuttosto delicato e sensibile. Sto parlando di uno dei temi più temuti, evitati, ma anche in qualche modo più affascinanti della condizione umana, che ha sempre destato profonda curiosità e riflessione in ogni forma d'arte in cui è stato rappresentato. E siccome è risaputo che l'arte imita la vita, i videogiochi, importante forma d'arte del nuovo millennio, si cimentano spesso nel sondare a modo loro le profondità di questa tematica universale. Noi videogiocatori ci immergiamo di sovente in mondi digitali in cui la morte è spesso al centro del palcoscenico, anche se non sempre ne è il tema principale. Sebbene nella vita si senta spesso dire che c'è rimedio a tutto tranne che a lei, ebbene nei videogames spesso non è così. Se dovessimo morire avremmo quasi sempre a disposizione una seconda occasione per riprovare, ma come tutti sappiamo la realtà è ben diversa. Dinanzi all'ineluttabilità del fato non si può fare altro che reagire nei modi più umani possibili, ovvero con rabbia, rassegnazione, sgomento, paura e ovviamente tristezza. Ecco perché spesso tendiamo a sminuire l'argomento, ad allontanarlo dai nostri pensieri e finanche a ridicolizzarlo. Anche i videogames ci parlano così della morte nei modi più disparati. Possono farci riflettere, piangere o addirittura farci divertire, in un modo al quale le altre forme d'arte non hanno accesso. La loro interattività ci può coinvolgere emotivamente e intellettualmente, permettendoci di affrontare il tema in modo talvolta anche più intimo e personale. Sono innumerevoli i videogiochi che trattano l'argomento, e molti di questi ci offrono una gamma di esperienze che vanno dall'avventura divertente all'emozione più profonda e toccante, senza contare ovviamente tutti quelli dove si crepa male e basta. Due titoli che vorrei sicuramente menzionare poiché rispecchiano pienamente le suddette categorie sono Grim Fandango e Rime, dei videogiochi che ho davvero apprezzato proprio per il modo in cui espongono questa tematica, ossia in maniera diametralmente opposta. Rime ci propone un'esperienza emotiva, un'avventura fatta di percezioni e sensazioni, raccontate in modo sublime attraverso una comunicazione non verbale. I paesaggi suggestivi e la colonna sonora commovente si uniscono per creare un'atmosfera malinconica che ci fa confrontare con la fugacità del tempo e con la fragilità della condizione umana. Progredendo nel gioco, ci addentreremo in una straordinaria narrativa silenziosa che ci guiderà in un viaggio solo apparentemente fiabesco. Poco a poco e senza che ce ne rendiamo conto, Rime ci immergerà nel suo mondo tenendoci per mano, guidandoci senza proferir parola attraverso l'elaborazione delle varie fasi del lutto. E il vero messaggio che l'opera intende trasmettere arriva solo alla fine, credetemi, arriva pesante e senza pietà come un grosso pugno dritto allo stomaco. Buenos días. Grim Fandango, d'altro canto, ci conduce in un regno surreale ispirato alla tradizione messicana del Dia de los Muertos, in cui la morte è celebrata come parte integrante del ciclo della vita. In questa epica noir, il protagonista Manny Calavera lavora come agente di viaggio nell'aldilà, accompagnando le anime dei defunti nel loro passaggio verso l'oltretomba. Attraverso il suo viaggio affronta questioni esistenziali e morali, mettendo in discussione l'equilibrio tra giustizia, redenzione e destino. È un gioco che ci invita a riflettere sulla vita, sulla morte e sulle scelte che facciamo ogni giorno, ponendo sì domande profonde sulla natura dell'esistenza e sul significato dell'eternità, ma lo fa in maniera brillante con sarcasmo, ironia e una velata amarezza. Questi due titoli sono solo meri esempi della sterminata varietà di approcci in campo videoludico che ci consentono di esplorare l'argomento in tutte le sue sfumature, offrendoci diversi punti di vista sulla mortalità pur sempre attraverso lo strumento dell'intrattenimento. I videogiochi possono, a parer mio, ergersi davvero a forme d'arte pregne di spazi di esplorazione filosofica e di riflessione sull'esistenza umana. Alcuni giochi ci offrono la possibilità di interrogarci su chi siamo, sulla natura del nostro essere e sul nostro destino, e lo fanno al pari di altri media o forse in modo anche più potente. Attraverso l'interattività, l'estetica e la narrazione, il videogame è un possente strumento capace di condurci, se solo siamo disposti ad ascoltarlo, a una maggiore consapevolezza e può realmente avere il potere di toccare le corde più profonde del nostro essere e di coinvolgerci a livello emozionale in modi molto spesso unici ed anche inaspettati. Per quanto mi riguarda, più di una volta i videogiochi hanno contribuito ad aiutarmi a trovare un senso di consolazione e di accettazione dell'inevitabilità del ciclo della vita, anche quando parliamo di giochi tra virgolette più frivoli. La possibilità di premere quel rassicurante bottone con su scritto riprova mi aiuta a tenere sempre bene a mente che purtroppo questa è una prerogativa che appartiene, ahimè, esclusivamente a questo mondo virtuale.
La vita non è di certo un videogioco, ma forse dovremmo davvero affrontarla con la stessa serenità. Dopotutto, quello che cerchiamo nei videogames è spesso l'esperienza di un viaggio diverso, una nuova storia, poiché troppo spesso quella che ci ritroviamo davanti quando spegniamo lo schermo non è niente affatto in modalità facile. Nella speranza che questo video vi sia piaciuto, io vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima. Ciao a tutti! Riposa in pace e tutto il resto.